Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Per un italiano all'estero una delle cose più importanti è i prodotti italiani e purtroppo non si trovano delle cose così, allora il modo migliore da buon italiano è farsele in casa. Ebbene yes, oggi prepariamo insieme in casa il prosciutto cotto, che è una preparazione un po' elaborata però semplice e anche abbastanza rapida, a differenza del prosciutto crudo. Uno degli errori che spesso viene fatto quando si fa il prosciutto cotto a casa, ed è per quello che quando poi uno lo taglia si rompe oppure risulta troppo asciutto, è la temperatura di cottura, il tempo di cottura e l'eliminazione del grasso. Eh sì, perché è fondamentale che ci sia una buona percentuale di grasso ed è fondamentale che non si superi una certa temperatura durante la fase di cottura, e per permettere appunto alla carne di mantenere intatta la sua parte di grasso, perché spesso e volentieri si vede, no? Proprio lo troviamo con dei buchi all'interno, quei buchi è il grasso che si è sciolto eccessivamente. Ok, comunque tutto chiaro, adesso vediamo come farlo, seguite bene tutti i dati, i consigli e vedrete che otterrete un risultato spettacolare. Allora, vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Facciamo step by step dalla preparazione della salamoia, che è un ingrediente importante. Allora, prima di preparare la salamoia però avete bisogno di quelle siringhe dei cartoni animati, di queste enormi, di queste belle grosse, perché dobbiamo inserire poi dopo la salamoia all'interno della carne. Ma vediamo dunque quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Allora, facciamo così: io vi do le dosi per un litro di acqua, ok? Poi dopo le moltiplicate. Io faccio un prosciutto grande, quindi farò 3 litri di acqua. Allora, 30 grammi di zucchero e 100 grammi di sale. Ok, queste sono le basi per la preparazione della salamoia. Poi abbiamo delle spezie come chiodi di garofano, bacche di ginepro, del pepe in grani, si può mettere anche del timo, dell'aglio di quello disidratato, ma va bene anche dell'aglio fresco, anche perché adesso la salamoia che prepareremo la faremo bollire, la faremo preparare, insomma sarà tutto un procedimento. E poi altre spezie a piacere, io metterò anche un pochino di noce moscata. Allora, cominciamo dunque la preparazione della salamoia. Mettere dunque l'acqua all'interno di una pentola, poi aggiungere sin da subito il sale e lo zucchero. Voi vedete le dosi grandi perché, come vi ho detto, io sto facendo 3 litri di salamoia, ok? Poi passiamo alle spezie. Allora, abbiamo le bacche di ginepro, i chiodi di garofano e i granelli di pepe. Tritiamo per bene il tutto, potete anche mettere all'interno di un piccolo frullatore, poi aggiungere la punta di un cucchiaino di noce moscata. Ecco, questa è la mia ricetta, ci sta che è una bellezza. Questo che si chiama tomiglio è il timo, anche qui aggiungiamo un pochino di timo, non tantissimo, perché le spezie sono buone quando lasciano un profumo, non quando coprono. Poi cipolla, questa è cipolla disidratata, ha un sapore diverso della cipolla fresca, quindi è sicuramente meglio utilizzare la cipolla disidratata. Quindi inseriamo anche questo trito, questo mix di spezie all'interno della pentola. Altro ingrediente importante che non vi avevo segnalato prima sono un paio di foglioline di alloro, mettiamole dentro. Poi passiamo all'aglio. Ecco, l'aglio che sia disidratato o fresco cambia poco, va bene in entrambi i modi, anche qui lo tagliamo grossolanamente. Se avete l'aglio disidratato va benissimo, comunque anche lì ne mettete un cucchiaino, nel caso qui io sto mettendo 2 spicchi d'aglio, non serve togliere la pellicina, buttare tutto all'interno. Mettere quindi la pentola sul fuoco e portare ad ebollizione, ma prima di fare raggiungere l'ebollizione mescolare bene per far sciogliere sia il sale, che comunque si scioglierà lo stesso, che lo zucchero. A questo punto, quindi quando il sale e lo zucchero si saranno praticamente sciolti, mettere il coperchio e far cuocere dal momento dell'ebollizione per 10 minuti, quindi spegnere il fuoco e lasciar raffreddare perfettamente.
Ora che la salamoia è pronta e che si è anche raffreddata per bene, dobbiamo filtrarla perfettamente. Guardate che colore, perfetto. Questa invece che vedete è la coscia del maiale, alla quale ho tolto soltanto lo stinco, quindi è il prosciutto aperto perfettamente a metà per eliminare appunto l'osso. È importante lasciargli anche la cotenna, è fondamentale che ci sia la cotenna. Guardatela anche dall'altra parte. E poi è importante che la sua dimensione sia tale da poter entrare perfettamente all'interno di una pentola, ma lo vediamo dopo. Intanto, con il siringone dei cartoni animati dobbiamo prelevare dapprima la salamoia per poi inserirla all'interno della carne in questa maniera. Molto semplice. Dobbiamo fare tanti buchi, metterla un po' dappertutto. Vedrete che si gonfia questa carne. Dopo averla siringata per bene, adagiamo la carne all'interno di una bacinella, quindi aggiungiamo la restante parte di salamoia. Quindi copriamo con pellicola trasparente e la mettiamo all'interno del frigorifero per circa 12 ore. Trascorse le 12 ore, eliminare tutta quanta la salamoia, quindi risciacquare la carne, dopodiché inserirla all'interno di una pentola. Come vi dicevo, il volume della pentola deve essere sufficientemente capiente per poter contenere e comprimere il prosciutto. Questo ci eviterà di fare la legatura, dovrà risultare un po' come uno stampo. A questo punto abbiamo bisogno di una pentola più grande. Sul fondo mettiamo un piatto, perché non deve entrare a contatto diretto con il calore che arriva dal basso, quindi sopra mettiamo l'altra pentola. Aggiungere quindi abbondante acqua e sì, avete capito bene, facciamo la cottura a bagnomaria. Mettere quindi il coperchio e far cuocere per circa 5 ore a fuoco basso. Dopo 5 ore di cottura, mi raccomando, a fuoco basso, inserire la sonda del termometro. Cercate il punto più freddo, quindi non è importante se lo trovate subito, però inserite il termometro in 2 o 3 punti diversi. La temperatura interna che dobbiamo raggiungere è di 68 gradi. Quando avrà raggiunto i 68 gradi, spegnere il fuoco e lasciare all'interno della pentola per altre 6 o 7 ore, ovvero fino a quando non si sarà raffreddata perfettamente. Dopodiché mettere la pentola all'interno del frigorifero per almeno 24 ore. Dopodiché il prosciutto è pronto. E dopo 24 ore all'interno del frigorifero, aquí sta il prosciuttone, guardate ragazzi, ma che cosa non è, io ho tagliato giusto per la parte di sopra, già l'ho assaggiata, non ve lo dico per mettergli il tappo, adesso lo giriamo per bene e lo facciamo cadere giù e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. No pare sighe, non pare, wow! Adesso togliamo tutta questo collagene, lo puliamo per bene e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Eccolo qua. Dopo averlo lavato e asciugato per bene, eliminato tutto il collagene esterno, ragazzi, guardate, la meraviglia delle meraviglie, il prosciutto cotto barbato. È meraviglioso, adesso lo taglio, vi faccio vedere una bella fetta come risulta internamente, spettacolo. Facciamo ancora una fettina fina, guarda, che meraviglia ragazzi, che spettacolo, è talmente buono che anche la parte esterna della cotenna io me la mangio perché è deliziosa. Facciamo ancora più fino, facciamo la prova del 9. Eccolo qua e voilà, prosciutto cotto fatto in casa. Tanto io affetto e mangio, più entriamo dentro nel muscolo più è bello, è normale.
Ci siamo? Eccoci. Allora ragazzuoli, questo è quanto. Guardate che bel bambino cattivo, deve ancora riposare. Allora bisognerebbe prenderlo, poi metterlo sotto vuoto e lasciarlo in frigorifero per almeno altri 3-4 giorni prima di poterlo andare ad affettare. Io avevo fretta e l'ho fatto perché si andrà a stabilizzare ancora di più e diventerà ancora più spettacolare. Ma facciamo subito la prova dell'assaggio. Prendiamo un po' di questo. Questo è talmente buono che proprio ci lascio pure la coterna. No. Mamma mia, è prosciutto. Si scioglie in bocca, una delizia pazzesca. Vedete tutti quei segreti di cui parlavo nell'apertura? Ora ve li ho svelati e rivelati. Scusatemi. Allora, sotto vuoto, si conserva in frigorifero, non ci sono conservanti, non ci sono prodotti strani che servono per schiarire la carne, anche se vi ripeto, quando entriamo bene nel muscolo, come nella parte di dietro, lo vedete che tende a essere più chiaro, però queste venature così ci sono spettacolari. Prodotto artigianale fatto in casa, come vedete, basta una pentola e poi un'altra pentola più grande dove una può entrare all'interno dell'altra e non serve neanche fare la legatura perché è un blocco unico, è prosciutto, cioè ragazzi, prosciutto cotto, grande torta. Chi capisce la battuta è un genio. Va bene, lo quiero mucho, alla prossima video ricetta lo sai come si fa.